La mia prima scelta sarebbe stata fare pasticceria. Mi piaceva tanto l'idea di per lavoro fare in realtà quello che si chiama cake design, che è nemmeno fare la torta, mettersi a decorare la torta. Negli ultimi anni di superiori inizio a prendere molto più seriamente queste competizioni, sia di matematica che di informatica, perché poi parteciperò ai nazionali, 2 volte nazionali di informatica e 1 volta di matematica, però andare bene a scuola non è più il mio focus. Quando scopro Bitcoin, il mio punto di vista politico è già non libertaria ma filo libertaria. La politica libertaria è molto logica, quindi c'è di solito una certa fascinazione dalla parte di chi è più tecnico, più analitico, diciamo. Benvenuti a Quello che i Bitcoiner non dicono, il podcast prodotto da Atlas 21 che racconta a coloro che a Bitcoin hanno deciso di dedicare gran parte del loro tempo e che hanno deciso di esporsi, in particolare nella community italiana. Non solo il loro lavoro, la loro professione e ovviamente anche la loro opinione informata sull'attualità, che è probabilmente la cosa più preziosa che sentirete in questo podcast, ma in particolare la loro vita, dagli inizi, proprio dagli inizi, da quando andavano a scuola, come si sono formate come persone, le loro passioni, i loro sogni, le loro paure. Effettivamente è quasi impossibile trovare una definizione che metta d'accordo tutti sul termine Bitcoiner. E quindi il modo migliore, secondo noi, è quello di indagare come si è costruita la persona che ha portato al Bitcoiner, che ha portato la persona a fare la scelta di dedicare la propria vita a Bitcoin. Questo è quello che i Bitcoiner non dicono, di Atlas 21. Benvenuta alla nostra prima ospite, Daniela Brozzoni. Ciao, grazie per avermi invitata, sono felicissima di essere qui. Daniela, sei l'ospite di esordio di quello che i Bitcoiner non dicono e quindi, come raccontato e come ci siamo detti nella nostra pre-intervista, io voglio partire con te subito dagli inizi per dare un'idea di quella che è l'impronta in realtà di questo podcast. E quindi la prima domanda a bruciapelo è: che tipo di bambina eri tu? Daniela Brozzoni, core developer, una delle più note nel panorama italiano in particolare. Che tipo di bambina era? Come si diventa Daniela Brozzoni? Ero una bimba silenziosa, ero una bimba molto tranquilla. Mi è sempre piaciuto andare a scuola, in realtà, a parte magari gli ultimi anni, poi ne parliamo, la scuola inizia a starmi un po' stretta, ma da bambina andare a scuola mi piace tanto, mi piace avere il mio zainetto, il mio quaderno, sono tutta ordinata, e sono una bambina molto tranquilla. Nel pomeriggio faccio i compiti, nessuno mi deve obbligare a stare al tavolo a fare i compiti, mi siedo, faccio le mie cosine, gioco, magari gioco un po' con le bambole, un po' con i videogiochi e in realtà sto tanto tempo al computer. Io adesso ho circa 25 anni, quindi circa 20 anni fa in realtà era strano per una bambina avere già il proprio computer, ma io avevo nella mia cameretta il mio computer fisso. E questa cosa quando la racconto ai genitori di oggi, di solito viene a tutti la pelle d'oca, ma io già, penso ultimo anno di asilo, primo anno di elementare, 5-6 anni, io ho accesso a internet e i miei genitori mi fanno un bel discorsetto su come funziona internet, mi dicono: guarda Daniela, in internet ci sono le persone buone, ci sono le persone cattive, mi danno dei limiti rigidi, mi dicono: tu non devi parlare di te online, non devi parlare con nessuno, non devi mettere la tua foto online, e poi mi danno un computer con internet e mi dicono: fai quello che vuoi. Magari non così fai quello che vuoi, però mi fanno vedere un paio di giochini online e passo tanto tempo su internet. Mi ricordo c'era un gioco di bambole che mi piaceva tanto, mi ricordo che c'era un sito web, si chiamava gioco.it, che aveva tantissimi giochi per bambini, e passo veramente tanto tempo al computer. Quindi una bimba tranquilla, una bimba un po' strana in realtà. E all'epoca non esisteva il parental control. No, anzi, il mio parental control era la mamma che mi diceva: guarda Daniela, che in ogni momento io posso prendere il tuo computer e vedere quello che fai. Non ci ho mai davvero creduto, nel senso, sapevo benissimo che mia mamma non si sarebbe fatta i fatti miei tanto per, senza davvero un motivo, e
E ripeto, mi avevano messo delle regole abbastanza rigide per tenermi protetta. Io capivo, dicevo, ok, va bene, i miei genitori mi vogliono proteggere dalle persone cattive, loro mi dicono di non parlare con nessuno, va bene, io non parlo con nessuno. In realtà, a 8 anni capisco che esiste questa cosa che si chiama Facebook, che è in un qualche modo divertente. Aspetta, ti fermo un attimo, prima di Facebook, una cosa Sì, mi ha incuriosito. ok. Tu hai detto quando parlo con gli altri genitori gli viene un po' la pelle d'oca Sì. a pensare a una ragazzina dell'asilo, una bambina dell'asilo a cui viene dato un computer e libero accesso al mondo di internet. Perché secondo te i tuoi genitori ti hanno dato il libero accesso al mondo di internet previo il discorso naturalmente di avvertimento? Cioè c'è gente buona, c'è gente cattiva, tu non mi diventare la gente cattiva e non farti targetizzare da gente cattiva, ma secondo te hanno visto qualcosa nella Daniela bambina che avrebbe potuto avere, come dire, o non lo so, creatività, qualunque cosa? Ci sarà un motivo se hanno detto dobbiamo darle un computer a sta ragazzina? È vero, è vero. Mio padre è sempre stato molto appassionato di computer ed elettronica, Mm? nonostante non sia mai stato il suo lavoro, ma sia stato solo un hobby, ed è ancora solo un hobby per lui. E quindi sin da piccola io volevo stare al computer con papà, volevo vedere cosa faceva, e quindi da lì la progressione, probabilmente a un certo punto anch'io volevo avere il mio computer, non volevo usare continuamente quello di mio padre, perché poi mio padre torna a casa da lavoro, lo vuole usare lui. Quindi mi immagino che mi ricordo chiaramente che mi hanno regalato questo vecchio computer di mio padre e che mi è stato messo nella mia stanza, e mi immagino che a quel punto avevo già un po' visto internet attraverso quello che faceva mio padre. Magari non lo so, poi avevo anche qualche amica che giocava a dei giochi online, quindi mi immagino una situazione del tipo è una bimba Ma questo a coscienziosa, livello ecco. dell'età dell'asilo? Giocava già ai giochi online anche la tua Sì, amica? sì, ma Ok. sì, è abbastanza assurdo. C'ho pensato un po' e dicevo, cavolo, è veramente strano, perché 2004-2005 è veramente strano, ma ho ricordi chiari di io e la mia amica che ci ritroviamo all'asilo a parlare dei giochi a cui poi giochiamo online. E mi immagino sì che i miei genitori abbiano detto è una bimba coscienziosa, le dici cosa fare, lo fa, non è davvero Certo. così problematico se le diamo un computer e le diciamo fai. Eh, Comunque è incredibile il leap che c'è in pochi anni di differenza, perché insomma ci sono pochi anni di differenza tra me e te. E io il primo accesso a internet, ai telefoni, in realtà non, il computer c'era molto prima, però ho iniziato veramente a utilizzare anche il telefonino con internet fine medie, inizio liceo, e pochi anni di differenza nel boom del web fanno veramente tanto. Dicevi che a un certo punto scopri Facebook. Sì, ho 8 anni, scopro, non so come, mi viene, 8 anni, capisco che incredibile. questa, sì, capisco che questa è una cosa che potrebbe essere divertente, quindi vabbè, cerco su Google Facebook, apro facebook.com, mi chiede data di nascita, io dico la mia data di nascita e Facebook dice no, devi avere almeno 13 anni. E io dico ah, ok, allora al posto che essere nata nel 2000 sono nata nel 95 e Facebook dice ok, prego. Prima cosa che faccio, metto come immagine del profilo l'immagine del mio cantante preferito, perché mamma e papà mi hanno detto che non si mettono le proprie foto online. Seconda cosa Che che era? faccio, mando Scusa? eh, era Joe Jonas dei Jonas Brothers. Oh, Sono questo dice molto tanto. imbarazzata. Seconda cosa che faccio, mando una richiesta di amicizia a mio padre, perché dico, vabbè, io e papà certo che siamo amici. E lui Un'ora dice dopo, cosa vuole quello dei Jonas Brothers da me? Lui dice. esatto. Un'ora dopo mi viene chiesto, questa sei tu? Sì, ecco, no. E mi viene tolto immediatamente l'accesso a Facebook. Quindi il mio primo viaggio su Facebook dura circa 10 minuti. Ah, cioè ti troncano l'utilizzo di Facebook Sì. immediatamente? Ok, Sì, i miei dicono no, qua ci stanno gli adulti, ok. non hai bisogno di Facebook, hai già tanti giochi, fai altro, e quindi mi troncano, giustamente, ripensandoci, giustamente, non era particolarmente un posto da bambini, diciamo, e mentre più dal 2010 in poi ci sono tanti giochi su Facebook, ai tempi non penso, probabilmente Facebook era solo era solo un social network, quindi sì, mi troncano immediatamente. Quindi sei precoce con il computer, sei precoce con la tecnologia fin dagli anni dell'asilo, dici, poi però arriva il periodo scolastico. Nel periodo scolastico
hai raccontato più volte, lo racconterai anche in questa sede, come dire, della tua frequentazione in ambienti prettamente maschili, perché fai istituto tecnico, frequenti ambienti che sono frequentati principalmente da maschi. Ma tu che tipo di ragazzina eri all'epoca? Come ti interfacciavi? Cioè, hai detto che giocavi per esempio online con le bambole, con i giochi di bambole, gioco.it. Mhm. Avevi hobby anche come dire, in modo stereotipico femminili, o avevi una vita sociale da ragazzina atipica? Ah, un po' e un po' ti direi, nel senso, Mhm. sin da quando sono piccola, sin dalle elementari, faccio karate, perché mio padre è un insegnante di karate, perché i miei genitori si sono conosciuti a karate in realtà, quindi mi è sempre raccontata questa storia un po': "Ah sì, mamma e papà si sono conosciuti facendo karate", e quindi io sin da quando sono piccola, piccola, penso dai 5, 6 anni faccio karate, che è uno sport dove principalmente ci sono maschi. Quindi in realtà, ho delle amicizie maschili quando infatti faccio sport, ma poi, soprattutto da più piccola a casa, quando penso ai miei hobby, sono abbastanza femminili. Per un anno faccio anche ginnastica artistica, ma non è davvero il mio sport, sono davvero un po' una polpetta, quindi non va avanti per molto. E ti direi anche poi crescendo più alle medie sono allora non ti dico la ragazza più normale del mondo, perché comunque la mia materia preferita è matematica, vado molto bene soprattutto in materie tecniche e in materie scientifiche. Alle medie inizio ad appassionarmi a quelli che si chiamano giochi matematici, quindi poi ne Qui ci parliamo un po' arriveremo, qui magari. ci arriveremo. Esatto. Ma quindi eri una secchiona a scuola? Sì, sì, decisamente. Però avevo un briciolino di vita sociale, non potevo essere la più popolare della scuola, perché la Ok, secchiona non è mai la più definisci popolare. briciolino. Avevo degli amici, qualcuno mi parlava. Però sì, non ero la ragazza più famosa della scuola, non ero la ragazza più carina, non ero ero la secchiona. Ero abbastanza veloce da poter passare un paio di ore a fare i compiti e poi poter o stare online con i miei amici, oppure il sabato sera uscire, la domenica uscire a fare. È un po', come dire, mi piace provare a immaginare le persone stereotipandole secondo certi cliché, no? Eri quel tipo di compagno di classe che arriva a scuola e dice: no, ho studiato un paio d'ore, nulla di che, Sì. e poi portava a casa i voti più alti della classe, giusto? Sì, però allora spezziamo una lancia in favore, perché ero anche il tipo di compagna che diceva: "Oddio, non ho studiato niente, ho ansia per la verifica", e poi magari prendeva 9 e mezzo. Ma giuro che quell'ansia era vera, nel senso non stavo facendo finta. Quindi quando vedete le secchione che hanno paura, sappiate che noi abbiamo veramente ansia di non aver studiato. Poi non è vero e ci sta che ci prendiate in giro. A proposito di secchioni, nella pre-intervista tu mi racconti di questa passione verso la matematica, che poi si traduce anche in competizione. Quando nasce? Nasce seconda, terza media penso. Ci sono queste competizioni che sono organizzate dalla scuola, che sono sostanzialmente un quiz, una verifica aggiuntiva. Chi vuole può provare, sono questi giochi non puramente di matematica, nel senso non di matematica come quella che si studia a scuola, più logica, problem solving, c'è un pochino di geometria. Io provo a fare questo test, insomma, non mi ricordo, suppongo nella classifica scolastica di aver ottenuto un buon punteggio, ma non mi ricordo. Comunque mi appassionano un sacco, dico: "Cavolo che belli", e mi ricordo a volte, la sera al computer di dire: "Okay, adesso apro il sito", e c'era un sito dell'Università Bocconi. L'Università Bocconi organizza questi campionati di matematica e mi ricordo sul sito Bocconi a trovare tutti i giochi matematici degli anni passati, a riprovarli. Passo sicuramente tanto tempo, anche studiando come funzionano questi giochi matematici, ma per divertimento. E sicuramente c'è il lato competitivo che mi affascina un sacco, mi piace l'idea di dire: "Adesso competo con altre persone". Ma quindi contestualizziamo: tu vai a scuola, Mh-mh, frequenti la scuola la mattina, arrivi a mh-mh. casa, fai i compiti, Sì. dopo aver fatto i compiti decidi: adesso ho voglia di svagarmi. Che cosa Sì. faccio? Vado sul sito della Bocconi e risolvo problemi logici e matematici, corretto? Sì, sì, mi
Giuro che non mi obbligava nessuno, giuro che non mi obbligava nessuno. Ah, interessante, molto interessante. Quindi questo inizia già dalle medie. Tu inizi a fare già Sì, queste cose dalle medie. Prima di sì, arrivare alla prima superiore, tu hai già come svago quello matematico, cioè hai la passione del problem solving, logico, matematica, eccetera. sì. Um, Quando arrivi alle superiori, questa cosa viene notata dai tuoi professori? C'è qualcuno che dice questa ragazzina qui ha qualcosa in più a livello di ragionamento, a livello logico, a livello matematico, perché comunque insomma matematica è tanta, tanta, tanta logica, quindi immagino ci sia da notare questo aspetto. Sto pensando, sicuramente qualche professore nota qualcosa, ma già dalla prima superiore, penso attorno a dicembre, ci sono i giochi matematici di istituto, Mhm. che sono divisi per biennio e triennio, quindi c'è la classifica del biennio di prima e seconda, tutti i ragazzi di prima e seconda che competono tra di loro e tutti i ragazzi di terza, quarta, quinta. Io a dicembre vinco per il biennio, arrivo prima dalla scuola, nell'istituto tecnico dove ero, e quindi a quel punto diciamo che sì, forse i Quindi professori tu arrivi notano che è prima, una cosa che mi cioè nel piace. tuo primo anno arrivi prima nel biennio, quindi Sì, superando anche quelli di esatto. seconda fondamentalmente. Esatto, sì. E nello stesso periodo vengono fatti dei giochi di informatica. Io in Mhm. realtà ai tempi non so veramente programmare, ho avuto qualche esperienza, ma la programmazione, non sono ancora brava a programmare, ma ci sono anche i giochi di informatica. Lì la classifica è per tutti i 5 anni e io arrivo quarta della scuola, che per me è stata un'emozione assurda perché in classifica ci sono persone di terza, quarta e quinta che sono classificate dopo di me, appunto. E quindi Certo. sì, relativamente presto si vede che è una cosa che mi piace, che è una cosa che so Questo fare. nonostante tu mi abbia raccontato alle medie hai avuto un momento in cui pensavi di fare schifo in matematica. Sì, sì. Un Cos'era momento successo? abbastanza breve. Non lo so, in realtà ripensandoci non ne ho ben idea, nel senso mi ricordo chiaramente questa verifica dove ho preso 5,5, mi ricordo Mamma ancora mia. l'argomento. Dramma assoluto. Sì. E sì, c'è stato forse un paio di argomenti che magari non mi sono ipervista, iperstudiata. Al momento si doveva scegliere, ok, sono in terza media, cosa vado a studiare alle superiori. In quel momento sto pensando all'ITIS, ma in realtà non è nemmeno la mia prima scelta. La mia prima scelta sarebbe stata fare pasticceria, quindi completamente diverso. E mia mamma mi dice: L'ITIS, Daniela, non lo so perché comunque hai preso qualche voto in matematica che non è bellissimo. Mia mamma non è mai stata brava in matematica, anzi è sempre stata poverina, proprio abbastanza negata per la matematica. E quindi mia mamma mi diceva: No, Daniela, tu sei mia figlia, come fai a essere brava in matematica? Nel senso, come puoi dire, sei mia figlia, rischi di essere come me e rischi di non essere Sì, brava in certo, le skill matematica. vengono passate geneticamente, quindi non c'è la skill della matematica in me, non puoi averla anche tu. Esatto, quando poi mio padre guardava e diceva: Cosa stai dicendo?" Chiaramente brava, Ma chiaramente le senti, piace. mi hai appena detto che la tua prima scelta era fare pasticceria. Perché non l'hai Sì. scelto? Allora, da quello che avevo capito Innanzitutto, facevi i dolci alle medie? sì, allora anche lì. Mi piaceva mangiare i dolci, mi piaceva mangiare i dolci in fase di Eri uno preparazione. user. Cioè, Esatto. Sì, spesso cucinavo dolci con la mamma, dato che dicevo: forse questa può essere la mia cosa. Mia mamma si impegnava particolarmente per trovare l'occasione giusta, cioè per inventare occasioni per fare dolci. Quindi abbiamo fatto un periodo dove abbiamo cucinato effettivamente tante torte, ma io ero un aiutante di mia mamma. ok. Nel senso, recentemente ho riprovato a prendere in mano la frusta e tutto e dire ok, adesso faccio un dolce, ma ai tempi decisamente sì, ero più un aiutante. Mi piaceva tanto l'idea di per lavoro fare in realtà quello che si chiama cake design, che è nemmeno fare la torta, mettersi a decorare la torta, ma poi controllo e da quello che capisco pasticceria è una scuola professionale e io mi impongo, no, devo avere un diploma, cioè voglio finire le superiori con un diploma perché non ho la minima idea di cosa fare della vita e quindi mi conviene avere in mano un diploma così se poi ho proprio sbagliato del tutto posso andare a fare l'università. Quindi dico assolutamente no, scuole professionali o comunque meno di 5 anni, quindi una scuola che non potrebbe darmi il diploma non mi dà poi
appunto la possibilità di fare l'università, e al contrario dico no liceo perché è troppo vasto e sto solo ritardando la scelta di 5 anni, ma voglio trovare appunto un istituto tecnico che quindi sia dopo 5 anni, se mi piace vado a lavorare, se non mi piace posso andare all'università. Beh, L'unico allora, istituto se posso permettermi, questo già secondo me denota una certa capacità analitica all'epoca, nel senso che se già all'età delle medie tu sei in grado di fare un ragionamento di questo tipo, molti dicono faccio il liceo, faccio l'ITIS perché c'è il mio amico che lo fa, perché c'è la mia amica che lo fa. Io all'epoca mi ricordo tantissimi discorsi di questo tenore. Naturalmente a livello più razionale uno dice sì, sono più portato per questo, sono più portato per quell'altro, ma già dire troppo vasto, non voglio rimandare la mia scelta perché non voglio perdere tempo, è come dire, un aspetto mentale, un costrutto mentale molto analitico, quindi secondo me al di là della passione, cioè se si mettono insieme i pezzi del puzzle, questo aspetto, la passione per la matematica, faccio i compiti poi vado sul sito della Bocconi, denotano sicuramente un certo tipo di inclinazione, che adesso voglio tornare a quello che stavi raccontando prima, viene notato o quantomeno inizia a mettere a frutto subito all'inizio delle superiori, arrivando prima nel biennio e poi raggiungendo anche altri risultati. Vorrei chiederti principalmente quanto impegnava la tua vita questa passione? Cioè tu dedicavi tot ore di allenamento, di esercizi al giorno o alla settimana? Era una parte significativa della tua vita o era un hobby tanto per? Diciamo dipende dal periodo, nel Mhm. senso negli ultimi anni di superiori inizio a prendere molto più seriamente queste competizioni, sia di matematica che di informatica, perché poi parteciperò ai nazionali, 2 volte nazionali di informatica e 1 volta di matematica, e in quel periodo le competizioni sono veramente tutto, nel senso mi ricordo spesso facevo quiz o studiavo per le mie cose, per le competizioni durante le lezioni. Io ovviamente da secchione ero in primo banco e mi ricordo chiaramente che quando mi allenavo per le cose di matematica avevo sempre in mano il compasso, quindi dicevo cavolo, la prof sta spiegando storia, io sono in prima fila con il compasso a, a farmi i fatti miei alla fine. Invece nei primi anni di superiori è più un hobby, sicuramente qualcosa che faccio, non ti direi tutti i giorni, ma più volte a settimana, quindi più volte a settimana dico, ah ok, voglio dare un'occhiata, studio per un'oretta o due, ma non è così, non divento così determinata, diciamo. Negli ultimi anni di superiori invece mi prende effettivamente tanto tanto tempo. Mi ricordo che è più o meno l'unica cosa a cui riesco a pensare in alcuni periodi. Riesco sempre a trovare il tempo per dire do una ripassata, comunque ho sempre voti molto alti, però andare bene a scuola non è più il mio focus. Il mio focus diventa ok, ci sono queste gare, sono arrivata a un buon punto, voglio fare bene, voglio metterci tanto impegno. La maggior parte degli exchange mostra una lista infinita di criptovalute, confonde tra investimenti in leva, futures e soprattutto applica commissioni di prelievo insostenibili. Lo fanno perché il loro incentivo è quello di non farti lasciare mai la piattaforma. Bull Bitcoin è il più longevo broker Bitcoin only al mondo, rigorosamente non custodial. I Bitcoin che compri arrivano direttamente al tuo wallet, sempre e senza commissioni nascoste. Addirittura quando invii la transazione, le commissioni di mining le paga Bull Bitcoin. Su Bull puoi comprare, vendere e anche spendere Bitcoin verso qualunque persona o attività che abbia un codice IBAN. Puoi anche impostare ordini limite e piani di accumulo. E i tuoi dati che fine fanno? Operando in Unione Europea, Bull Bitcoin è obbligata a richiedere la verifica dell'identità, ma a differenza degli altri operatori non si appoggia a terze parti. Tutte le informazioni dei clienti vengono tenuti nei server aziendali e non li lasciano mai. Bull Bitcoin rifiuta e si batte pubblicamente contro il grande fratello finanziario. Registrati su bullbitcoin.com con il codice Atlas21 per uno sconto a vita sullo spread del 12,5%. E mi interessa molto l'aspetto organizzativo di queste gare, siccome io, come dire, non ho una particolare propensione, mai avuto una particolare propensione alla matematica, sono molto curioso.
diventa una priorità, come dici tu, prepararti per queste gare. Per quale motivo? Per un semplice fattore di voglio fare bene, posizionarmi bene, o perché se ti posizioni bene allora c'è la possibilità di uno sbocco, puoi, che ne so, fare campionati internazionali, avere uno sbocco professionale, vedi un qualcosa oltre la competizione, sei appassionata alla competizione in sé in quanto ragazza competitiva? Sono abbastanza appassionata alla competizione in sé, nel senso, Mhm. sicuramente più passi tempo a fare tutte queste competizioni, più conosci persone che hanno la tua stessa passione. Mhm. Quindi c'è anche un aspetto sociale. Io ho conosciuto tante persone, tanti amici che, semplicemente facevano anche loro le gare di matematica, ci trovavamo, o il pomeriggio a studiare oppure, con persone che abitano più lontane da me, magari ti trovi quella 1 o 2 volte l'anno al campionato nazionale di questo, al campionato nazionale di quello, ma sicuramente mi piace la competizione in sé. Nel senso, sono competizioni che funzionano a fasi, quindi hai una fase scolastica dove tutti nella scuola tutti fanno i quiz, i migliori fanno una fase regionale, i migliori fanno una fase nazionale. Dopo la fase nazionale ci sono delle fasi mondiali, però mi rendo conto abbastanza in fretta che non sono abbastanza brava per dire vado ai mondiali di matematica, vado ai mondiali di Mhm. informatica. Quando Lì ci inizio a sono gli conoscere... indiani, giusto per stare negli stereotipi, che sono imbattibili, immagino. Di solito quelli di matematica sono vinti dai cinesi. La Ah, i squadra cinesi. cinese sono sempre tutti medagliati, tutti oro. Però in realtà ogni stato può portare 4 persone Mhm. e, e io in classifica sono in informatica attorno alla posizione 20, in matematica non lo so, ma molto più in basso. Quindi dico, guardo anche le altre persone e dico no, ok, chiaramente questi ragazzi sono molto molto più intelligenti di me, molto molto più portati di me. Sì, posso dedicare la mia vita per provare ad andare ai mondiali di informatica e ai mondiali di matematica, ma non lo farò. Quindi arrivo ai nazionali e mi rendo conto, ok, va bene, posso anche essere felice di essere arrivata qui e non, ed essere ok col non andare a nessuna competizione di livello superiore, diciamo. Un'altra cosa che secondo me è importante, soprattutto dal punto di vista informatico, i colloqui di grandi aziende informatiche sono abbastanza simili al tipo di problema che ti trovi in queste competizioni. Quindi, Mm. quando noi siamo in quarta e in quinta e facciamo le competizioni di informatica, tutti noi un po' pensiamo, cavolo, ok, un eventuale colloquio con Google, con Apple, con Amazon, sono questo davanti a delle persone che, davanti delle persone che ti fanno un interview, un colloquio, però Cioè ti sono mettono davanti molto dei problemi di simili. logica. Sì, sì, non mi sono mai informata troppo, ma da quello che so, uno dei vari colloqui per entrare a Google, ce ne saranno veramente 5-6 colloqui di fila. Uno è, tu hai questa lavagna, hai un pennarello, hai 4 persone davanti a te che sono lì a scrivere, a vedere quello che stai facendo, a giudicarti, e ti danno dei problemi e tu devi risolvere questi problemi a voce alta. Sono dei problemi che non sono immediati, che tu guardi e dici, ah, questa è la soluzione. Tu ti devi mettere lì e dire, ok, va bene, secondo me questo potrebbe essere un buon punto di partenza. E quindi c'è questo colloquio dove tu risolvi i problemi su una lavagna davanti a tutti. Quindi un po' tutti noi, ho tanti amici che appunto fanno queste competizioni e un po' tutti noi iniziamo a pensare, beh, ma poi dal punto di vista lavorativo sono un po' avvantaggiato perché posso già entrare nelle grandi aziende perché non devo passare mesi a studiare tutti questi argomenti, diciamo, ci ho già provato. Quindi Mhm. c'è forse un pochino di, ah beh, però dopo dal punto di vista Può lavorativo aiutarmi sono nel utili. lavoro. Esatto, esatto. Su questo ci ritorniamo perché la tua storia, insomma, professionale si interseca anche con quello che hai appena detto, ma vorrei fare un passo indietro su quello che dicevamo prima, cioè superiori, fai le competizioni di matematica, probabilmente anche agevolata dall'ambiente, appunto scegli l'istituto tecnico, classe piena di uomini. Sì. Ha significato qualcosa per te? Ha avuto un impatto essere la ragazza all'interno della classe? Lo hai vissuto come una cosa normalissima? Quale delle due? Allora, sicuramente all'inizio non è la cosa più normale del mondo, ma mi abituo abbastanza in fretta. Come dicevamo prima, ho anche fatto per tanti anni karate, che è un ambiente molto maschile. Mi abituo a essere in questo ambiente pieno di maschi.
in prima, terza, quarta e quinta siamo in 2 ragazze in classe, io e un'altra ragazza, in seconda sono l'unica ragazza e secondo me in un qualche modo mi forma il carattere, cioè imparo a non farmi intimidire, imparo che sì, a volte magari se non son d'accordo con un maschio, con un ragazzino, magari ci devo litigare in maniera un pochino più forte, diciamo. Ha sicuramente un impatto, ma imparo anche abbastanza in fretta come relazionarmi con gli uomini principalmente. Ti Infatti crea una quando poi corazza questa adesso cosa? sì, penso di sì. Sì, poi, mi ricordo un paio di volte, non lo so, io che litigo con qualcuno e scoppio a piangere in classe e attorno a me ci sono 20 maschi che sono tipo: cosa sta facendo quella cosa? Perché le escono delle lacrime dagli occhi? Cosa sono?" Però in generale sì, penso sì, mi crea abbastanza una corazza. Disclaimer, piangiamo anche noi uomini Lo semplicemente, non andiamo a so, farlo lo vedere so. agli altri, però piangiamo tanto anche noi uomini. Io a vedere Interstellar piango sempre, tutte le volte che lo riguardo, per esempio. A me non è piaciuto, a me non ha detto No, niente. Oh vabbè, chiudiamo no. qui l'intervista, dai, fine, basta. Chiuso il format, ragazzi, è stato bello quei 20 minuti che è durato, chiudiamo il format. Prego, vai avanti, facciamo finta di non... Faccio finta... Questo lo taglieremo probabilmente, facciamo finta di non aver sentito. Hai ragione tu, hai ragione tu. Non ho un cuore tenero per i film, mi dispiace, è colpa mia. Avremo modo di parlarne diffusamente alla conferenza di Brescia, tra l'altro venite tutti alla conferenza di Brescia, al Bitcar Forum. Oltre alle tue competenze matematiche, tu hai citato essere naturalmente particolarmente brava e più alta in classifica in informatica, perché avevi iniziato molto da piccola Sì. a programmare, cioè al di là dell'andare oltre ad andare sul sito della Bocconi, tu scrivevi codice a quanti anni? 13, 14? Dai, facciamo Benissimo. 14. E cosa spinge una tredicenne a iniziare a programmare? E non lo chiedo in modo, come dire, provocatorio e ironico, è sincera curiosità. Allora, come dicevo prima, mio padre ha sempre visto informatica e elettronica un po' come hobby. In realtà lui avrebbe voluto studiare elettronica alle superiori, ma mia nonna ai tempi dice: "No bello, siete in 4 figli, c'è bisogno del pane sulla tavola, Mhm. vai a lavorare". Quindi mio padre non studia mai, ma ha sempre un po' questo hobby. Quando io ho 13, 14 anni, lui compra una schedina elettronica, si chiama Arduino, ed è una schedina programmabile. Ci si mette, lui ci prova a programmare e poi a una certa dice: "Ma è tutto in inglese". Conosco qualcuno che parla inglese? E dice: "Daniela vieni qua". Ehm, e mio padre che mi dice: "Ah, io voglio fare questa e quella cosa, ma tutta la documentazione è in inglese, non capisco niente". Vabbè, okay, diamo un'occhiata. E mi ricordo io e mio padre nel suo ufficio con i nostri ognuno con il proprio computer che iniziamo a cercare nella documentazione, che, vediamo degli esempi con dei pezzettini di codice e proviamo un po' a metterli assieme, a unirli. E in realtà per me è molto intuitivo. In un certo senso guardare un codice in Arduino scritto principalmente in C è più o meno come leggere qualcosa scritto in inglese, nel senso e in realtà quando la programmazione non diventa complicata dovrebbe essere così, tu dovresti poter vedere un programma e tradurre: "Ah, lì c'è scritto if, quindi vuol dire se", e traduci ogni sostanzialmente parola che vedi dall'inglese all'italiano e poi dovrebbe essere, non dico ovvio, però abbastanza intuitivo. Quindi il mio primo approccio alla programmazione è sì, io e mio padre che proviamo a programmare queste schede Arduino nel suo ufficio. E in realtà anche lì, sono in seconda, terza media. Scusami, per i non Mh-mh. tecnici, me compreso, cosa significa programmare schede Arduino in ufficio? Cioè, cosa facevate Scusami, tecnicamente? hai ragione. Ci sono questi rettangoli verdi di plastica Sì? e, attaccati ci metti dei LED, ci metti dei pulsanti, ci puoi mettere varie periferiche, diciamo, vari così. E dal punto di vista di programmazione tu puoi dire: "Quando clicco quel bottone rosso, quel LED verde si deve accendere". E quindi Ok. tu stai sostanzialmente scrivendo un programma che fa esattamente questo. Quindi è Quindi un tipo primi di programmazione. rudimenti per iniziare a mettere mano da zero a delle piccole automazioni. Quindi io ti dico di fare Esatto. questo e tu devi farlo collegando un hardware
alla scheda. Esatto, esatto. Mio padre fa tutta la parte hardware, io hardware non tocco nulla e anche adesso sono è proprio uno dei lati in cui sono più ingambita, però una volta che mio padre mi collega i LED, mi collega i bottoni, mi dice: "Okay, voglio che quando clicco questo bottone accade questo e quello", io vado online, cerco esempi e, provo a capire come fare questa cosa, metto assieme i pezzettini di codice e dopo tanto sforzo, dopo mi ricordo veramente sudore e lacrime per ore, Certo, arrivo più o perché meno all'epoca non sempre c'era Claude a cui chiedere fai questo e dammi esatto, il codice, insomma. Quindi esatto. facevi con, immagino, tutorial YouTube, ricerche, cose di questo tipo? Esatto, esatto. C'è la documentazione della scheda elettronica che ha degli esempi, ma è una scheda che non è pensata proprio per iniziare, però magari ti scarichi questi 10, 15 file che hanno tutti degli esempi e hanno tutti quelli che si chiamano dei commenti, quindi vicino ai pezzettini di codice ti dicono: "Sto facendo questa cosa, sto facendo quest'altra cosa", e ti metti lì e ripeto, sudore e lacrime. Una volta imparare a programmare era davvero sudore e lacrime, adesso sì, puoi chiedere a ChatGPT, puoi chiedere a Claude. Inizi a programmare, diventi brava in informatica e poi, sempre durante le superiori, e qui entriamo più nel nostro ambito, scopri Bitcoin. Sì, sì. Cosa Più succede? a Come succede? allora, come parlavamo prima io faccio i giochi di informatica. Ai giochi di informatica conosco Ale Cosfilini, lui ha 2 anni in più di me, quindi io sono in prima superiore, lui in terza superiore, lui è più Nella avanti nel stessa scuola, quindi? percorso. Sì, esatto, Ok. esatto, lui è più avanti nel percorso. Io in prima sto ancora ripeto, ero arrivata quarta della scuola in prima, ma Alecos era arrivato primo della scuola e lui era in terza. Lo conosco, facciamo 2 chiacchiere, poi col tempo ci vediamo spesso perché appunto entrambi facciamo i giochi di matematica, facciamo i giochi di matematica a squadre e siamo nella stessa squadra perché la squadra è d'istituto, col tempo diventiamo più amici. A un certo punto io sono tra la terza e la quarta. Ale cosa in quinta superiore mi dice ho scoperto Bitcoin, mi piace un sacco e a quel punto mi ricordo che il mio primo approccio a Bitcoin è Alecos che mi spiega chiave pubblica, chiave privata e la curva di ECDSA. Quindi Curva prende di Master Iti. Bitcoin, esatto, prende Master in Bitcoin, lo apre e mi fa vedere, guarda perché tu prendi un punto, quel punto si chiama chiave privata, poi moltiplichi per G e questa moltiplicazione si fa così e così e poi tu hai la chiave pubblica e dalla pubblica non puoi più tornare indietro. E io penso, oh mio Dio, questa cosa è bellissima. Per, Quindi, per una settimana. mentre io cercavo le figurine di Exodia, di Yu-Gi-Oh!, tu studiavi la crittografia chiave a curva ellittica di Bitcoin, molto interessante. Sì, io No, in non avevo realtà mai fine sentito. liceo avevo già smesso, adesso a pensarci, era più verso le medie, però va bene lo stesso. Lasciamolo che è divertente. Io non avevo mai sentito parlare di crittografia e non lo so, per un buon amount di tempo penso, ok, Bitcoin è questa cosa bellissima dove hai questo numero che è la chiave privata che poi diventa la chiave pubblica. Ah, Poi quindi questa spiegazione di Alecos per te è una sorta di introduzione alla crittografia, cioè nonostante ti stessi già dedicando da tempo all'informatica, non avevi ancora avuto a che fare molto con la crittografia. esatto, esatto. Io Ok. sono sempre stata più sul lato algoritmico, diciamo, quindi ti do un Mhm. problema e con le tue skill di problem solving provi a risolverlo. Però sì, non mi sono mai scontrata con la crittografia in un qualche modo. E quindi sì, per me Bitcoin all'inizio è crittografia, è questa matematica con cui puoi fare chiave privata, chiave pubblica e poi pensandoci dico, cavolo, che bello che con un sistema matematico e informatico puoi fare i soldi. Non lo so, è questa cosa stranissima ma molto affascinante. Certo. Passa un pochino di tempo e metto le mani su Master in Bitcoin, che adesso mi prenderete tutti in giro, ma per me è una lettura piacevole, scorrevole, scritto molto bene. Sento giustamente, magari chi dice conosco già Bitcoin, provo a leggere Master in Bitcoin, fa schifo, ogni pagina è sudore e lacrime. Io invece sono abbastanza abituata a prendere libri tecnici, a prendere libri informatici e a leggerli, quindi quando leggo Master in Bitcoin dico, oh che bello, finalmente
ci sono tanti libri, soprattutto dal punto di vista matematico, dove l'autore prova un po' a essere intelligente, quasi a far vedere quanto è sveglio, ti scrive le cose un po' male, poi ti dice questa cosa è banale. Invece Master in Bitcoin è effettivamente scritto molto bene, molto, molto esplicativo. No. Peraltro, apro e chiudo parentesi, Master in Bitcoin è stato il mio secondo libro su Bitcoin dopo The Bitcoin Standard, e secondo me, io condivido la tua opinione, non avendo l'1% delle tue competenze tecniche quando ho letto Master in Bitcoin, l'ho trovato anch'io molto interessante, perché ci sono vari capitoli, non uno o due, ma vari capitoli, che sono comprensibili anche dall'uomo della strada. Sono spiegati in modo molto molto semplice e accessibile. Poi ci sono tanti capitoli con la dimostrazione tecnica, la spiegazione tecnica, hands on, puoi mettere le mani sul terminale e fare cose. Certo, ci ho messo tanto a digerire certe parti, l'ho dovuto rileggere più e più volte, però una buona parte del libro, direi anche quasi una metà del libro, è facilmente accessibile e ti fa capire come funziona Bitcoin anche se non hai il background tecnico. Peraltro, insomma, facciamo ovviamente l'augurio di miglior guarigione possibile ad Andrea Antonopoulos, che non se la sta passando particolarmente bene, e che è l'autore di Mastering Bitcoin, che, come tu confermi Daniela, è un po', come dire, la Bibbia tecnica di Sì. Bitcoin. Sì, è un libro che ho letto probabilmente 4-5 volte, perché arrivavo alla fine e dicevo ho capito Bitcoin, poi aprivo Twitter e dicevo non ho capito Bitcoin, e rileggevo Master in Bitcoin, quindi sì, la Bibbia. Per un po' di tempo avevo un dubbio, aprivo Master in Bitcoin. Ora so andare su, diciamo, forum più tecnici, in luoghi più tecnici, ma inizialmente era veramente, sì, la Bibbia. Quindi tu ti appassioni a Bitcoin tramite inizialmente l'introduzione di Alecos, poi leggendo Mastering Bitcoin. C'è qualcosa al di là dell'aspetto tecnico che ti appassiona, o è puramente amore verso crittografia e questo sistema matematico, algoritmico, crittografico applicato al denaro che ti incuriosisce? Inizialmente è tecnico, è un amore tecnico come l'amore che posso avere per il certo algoritmo di informatica che ho studiato, ma poi in realtà conosco abbastanza presto la community Bitcoin italiana, che era principalmente a Milano, e mi piace un sacco lo spirito della community, perché questo insieme di persone che dice a noi sono antipatiche le banche, e io non capisco esattamente cosa ci sia di sbagliato nelle banche, anche perché io dal punto di vista economico ora di meno, ma ancora adesso sono veramente un po' ignorante, però dico, boh, ok, c'è questo spirito ribelle, questo no, fanculo le banche, questo no, i miei soldi devono essere miei, io li muovo come voglio, e a me questo spirito piace. In realtà ai tempi non sono politicamente libertarian, ma sono sulla retta via, nel Ecco, senso no, che... spieghiamo questo, perché Mhm. in realtà non è, secondo me, semplicissimo fare questo step, no? Istituto tecnico, ti frequenti con persone in cui probabilmente la buona parte delle persone che ti circondano a scuola, professori, sono quelli che definiamo un po' nella community normies, no? Arrivi a scoprire Bitcoin, a frequentare la community di Milano, vieni esposta probabilmente per la prima volta a certi tipi di idee, quindi indipendenza dalle banche, tutti concetti che per gran parte delle persone vengono dati per scontati e che non Sì. vengono percepiti come un problema da risolvere. Qual è la tua prima reazione? Hai detto non sono così lontana non sono ancora libertarian, però un po' risuonano in me questi concetti. Non hai avuto una crisi, come dire, di rigetto, come tanti possono dire, no, che problema c'è nel lasciare soldi in banca, che problema c'è nel pagare le tasse, che problema c'è nel fare questo, fare quell'altro? Qual è stata la tua prima reazione? Curiosità, rigetto, mi piace, non mi piace? Allora, molta fascinazione, ma non derivata da chissà quale comprensione del mondo economico o chissà Mhm. quale profondità politica. Cosa hanno tutti gli adolescenti in comune? Sono tutti un po' ribelli. E io mi rendo conto che ho questo spirito un po' ribelle, la scuola inizia a darmi un po' fastidio perché dico, ah, la scuola pubblica, se un professore non lavora, nessuno lo licenzia.
Quindi inizio ad avere un po' di fastidio e mi accorgo che c'è questa community di persone un po' ribelli, che anzi trovano la ribellione nello scrivere codice, nel pubblicare codice, nel parlare di Bitcoin, che è in un certo senso un attivismo, diciamo, che può essere vicino a quello che so fare io. Sì, mi piace questo spirito ribelle e ripeto, non capisco davvero qual è il punto, non capisco davvero qual è davvero il problema delle banche, non so dirti esattamente perché mi piace, non ci capivo assolutamente nulla, però questo spirito ribelle mi affascina. E Perché poi dicevo, univa la passione tecnica che tu avevi allo sì. spirito ribelle dell'epoca da adolescente, quindi c'è una sorta di, come dire, quasi rivoluzione silenziosa nella tua stanza che tu Sì. puoi fare con il tuo cervello. Esatto, è bellissimo, è bellissimo. Parlavo con questo sviluppatore Bitcoin Core che mi diceva appunto che lui si è avvicinato a Bitcoin perché è proprio attivismo politico e lui diceva: "A me fa ridere pensare a me stesso che, miglioro la documentazione di una certa parte di Bitcoin Core e qualcuno alla Fed che è tipo: "No! Cavolo, qualcuno ci sta distruggendo." Quindi sì, questa forma di attivismo, ecco, ma più dal proprio computer. Questa sì, essere ribelli, ma dal punto di vista tecnico, dal punto di vista informatico. E questo spirito ribelle ti ha in qualche modo facilitato l'assorbimento dei concetti un po' più libertari? Cioè tu alle superiori che visione del mondo avevi a livello politico? Cioè eri incline a comprendere i concetti di Bitcoin facilmente o avevi, come dire, un ambiente intorno a te che invece rischiava di renderti ostile alle idee che stanno dietro ai fondatori fondamentalmente di Bitcoin? No, quando scopro Bitcoin il mio punto di vista politico è già non libertarian, ma filo libertarian, nel senso Mhm. che ricordo, questo mio compagno di classe, che è stato un mio caro amico per tanti anni, non so da dove, ma ma lui è in un qualche modo libertarian, non so minimamente dove abbia letto di queste idee, e mi ricordo che ci discuto e lui, magari mi dice: "No, la scuola dovrebbe essere privata". E io dico: Mhm. "No, perché no, dovremmo avere accesso tutti all'istruzione". E lui mi spiega: "Beh no, però con Questo la più o meno scuola quando? privata". All'inizio delle superiori? No, più terza, quarta secondo Ok. me, quindi verso la fine. E mi spiega: "No, perché la scuola privata vuol dire che hai un sistema più efficiente, il professore non si comporta bene, non spiega, lo puoi licenziare e soprattutto al posto che, quei soldi darli in tasse e lo Stato li usa male, tu puoi tenerti i tuoi soldi e darli alla scuola che preferisci". E, in realtà la politica libertarian è molto logica, quindi, c'è di solito una certa Certo. fascinazione dalla parte di chi è più tecnico, più analitico diciamo. Perché Quindi generalmente si parte da un assunto e poi si derivano tutte le conclusioni per derivazione logica, per l'appunto. esatto. Non c'è tanta ideologia, c'è più una mentalità analitica. Quindi immagino che questa tua impostazione che avevi, questa passione per il mondo dell'informatica e della matematica possa aver agevolato il partire dall'assunto e poi derivare tutte le tue conclusioni in modo logico. Esatto, esatto. Quindi sì, quando mi avvicino a Bitcoin ho già un po' l'idea: "Ah, forse la scuola dovrebbe essere privata, forse la sanità dovrebbe essere privata, forse dovremmo tutti poter avere una pistola in casa". Forse, non sono ancora convintissima, però mi rendo conto che c'è un po' di verità in quelle idee e quindi poi, mi avvicino a Bitcoin e non sono così spaventata da chi mi dice: Mhm. "Dovremmo tutti avere un'arma nel comodino", perché dico: "Ah no, beh, vedo perché questa potrebbe essere una buona soluzione". E quindi in nessun modo Bitcoin mi spaventa. C'è da dire che la community è nei miei confronti molto accogliente, quindi tutte le persone che conosco a Milano sono tutte iperaccoglienti, mi spiegano, non mi sento in nessun modo, diciamo, rigettata, non sono in nessun modo spaventata. Trovo un po', non lo so, non voglio subito dire il mio posto, nel senso ci vuole del tempo perché Bitcoin sia il mio posticino, la community dove mi sento tanto bene, però, mi sento sicuramente accolta, diciamo. Inizi a frequentare la community, che cosa significa? Ehm, sei a scuola, Alecos ti presenta la crittografia simmetrica inizialmente, mastering Bitcoin. Cosa significa iniziare a frequentare la community? Che cosa fai? Vai a dei meetup?
Cosa fai? Allora, il mio primissimo approccio sarà un'alternanza scuola-lavoro. Mhm. Sono già tra la penso in quarta, forse inizio della quinta. Quindi faccio un'alternanza scuola-lavoro di 2 settimane a Blockchain Lab. Blockchain Lab era lo chiamavamo il laboratorio, un centro di ricerca situato a Milano, a Copernico, dove si trovano tante persone appassionate di Bitcoin ogni giorno, e ci sono varie startup e varie appunto persone che sono lì, e c'è chi lavora su Open Timestamps, c'è chi lavora su Green Address, che ora è Blockstream Green, c'è chi semplicemente lavora sul dare consulenze in ambito Bitcoin. Alle cose lavora lì ai tempi e mi dice: ok, prova a venire qua in alternanza scuola-lavoro. E io in questo conosco la community, le principali Mhm. 10-15 persone che lavorano a Milano e che studiano Bitcoin e che lavorano su Bitcoin. Mi piace tanto. Nel frattempo passa qualche mese e si iniziano a organizzare i Satoshi Spritz a Milano. E a volte sì, magari io ho finito scuola, prendo il treno e vado a prendermi uno spritz con i ragazzi di Milano. E quindi sì, Stiamo principalmente parlando di all'inizio che anno? 2019, quindi Mhm. forse sono già in quinta, fine della scuola, e inizio un po' di più a conoscere meglio la community di Milano. In realtà io non bevo alcol, non bevevo alcol, quindi mi bevo delle Coca-Cola mentre loro si bevono degli spritz. Inizialmente al Satoshi Spritz tutti bevevano spritz, c'era una certa peer pressure nel non prendere birra né niente, e quindi inizio così un po' ad affacciarmi alla community, ecco. Quanto dura l'alternanza scuola-lavoro a Blockchain Lab? Mi pare 2 settimane. E tu cosa fai lì? Allora, principalmente studio master in Bitcoin. C'è un Ok. qualche mini progettino che mi dicono di fare: "Ah, prova a implementare questa cosa", ma non sono mai progetti reali che poi vengono utilizzati nel mondo reale. È più un: "Ehi, senti, prova a fare questa cosa perché è utile per te". Mi ricordo, se no c'era un documento che spiegava tutti i passaggi per fare un multisig su Electrum, e mi ricordo che faccio un po' revisione di quel documento, controllo sia tutto ok, provo tutti i passaggi. Come tante persone all'alternanza scuola-lavoro in realtà non stai davvero lavorando, non stai davvero fruttando qualcosa per l'azienda, però faccio tutti questi, magari qualche giorno studio master in Bitcoin, qualche giorno mi metto a leggere articoli sul futuro di Bitcoin. Mi ricordo che leggo delle firme Schnorr e mi chiedo: beh, quindi le implementiamo domani, giusto? No, ci vorranno anni poi per arrivare a Taproot. E quindi sì, studio Bitcoin, e poi soprattutto sono in un ufficio con tantissime persone che hanno la passione di Bitcoin, che parlano di Bitcoin dalla mattina alla sera. Quindi se anche non avessi avuto assolutamente nulla da fare, il fatto di stare seduta lì alla scrivania e sentire di cosa dicono gli altri e vedere lo sticker sai no, degli sticker sulla scrivania e dire: ah, cos'è quello? Chiedere, fare domande, già con quello la mia conoscenza di Bitcoin ovviamente migliora molto. Certo, viene infusa di cultura Bitcoin, Sì. il che ti porta poi a una scelta, cioè tu ti diplomi e poi la prima esperienza che fai è proprio in Blockstream, giusto? Sì, esatto, esatto. Io mi diplomo, sono indecisa se andare all'università o se lavorare, al che dico: perché scegliere? Mi iscrivo all'università, inizio a lavorare, se lavorare mi fa schifo, mi licenzio dopo 3 Ti giorni, un iscrivi a mese. informatica? Matematica, ingegneria Matematica. matematica, Ok. che in realtà è una scelta che poi guardo e dico: "Boh, ingegneria matematica, non lo so, vabbè". Mi piaceva matematica, ma non abbastanza da dire: "Faccio matematica pura", e quindi mi Mhm. iscrivo in ingegneria matematica al Politecnico di Milano e dico: "Vabbè, provo un po' a lavorare, se poi lavorare non mi piace, mi licenzio e vado all'università, e così non perdo 1 anno, al massimo perdo un paio di mesi iniziali. Se lavorare mi piace, mi disiscrivo dall'università". Io non sono mai entrata al Politecnico di Milano, se non per dare delle lezioni su Bitcoin una volta, quindi la mia frequentazione all'università è sotto 0. Faccio 3 giorni di Blockstream e capisco: no, okay, non andrò all'università, questa cosa This mi is it. piace. Esatto. E cosa fai a Blockstream? Lavoro principalmente sul portafoglio Green, su Android. Mhm. Ho in realtà avevo, adesso non più davvero, ma avevo un pochino di conoscenza del mondo Android perché ho fatto un'alternanza scuola-lavoro in un'azienda dove si sviluppavano applicazioni Android.
E quindi principalmente un pochino di Blockstream Green, un pochino di progetti interni closed source. Allora, sono appena uscita da scuola, quindi non ho granché queste conoscenze in materia tecnica, non ho granché queste conoscenze, quindi faccio sempre task abbastanza piccolini, come è normale che sia. Questa cosa non me l'aspettavo in realtà quando ero a scuola, ma effettivamente ti rendi conto quando entri nel mondo del lavoro che certo che tu hai studiato informatica per 3 anni, certo che hai fatto competizioni, questo e quello, ma poi del mondo del lavoro non sai niente e quindi si parte tutti a fare i task piccolini, a migliorare. Lavoro anche per un periodo sull'app di Blockstream da desktop, mi ricordo che ho fatto la schermata delle impostazioni, quindi dici quelle cose non inutili ovviamente, ma non particolarmente utili. Comunque a Blockstream sono una stagista. C'è poi una cosa che tu mi dici nella pre-intervista che adesso vorrei approfondire e si collega direttamente poi a quello che abbiamo detto prima, i famosi colloqui nelle grandi aziende, la tua formazione delle competizioni di matematica che avrebbe potuto poi diventare utile per fare gli step più complicati dei colloqui, quelli logici delle grandi aziende. La tua storia si interseca per un breve periodo con quella di Google. Cosa succede? Ed è più o meno, se non ricordo male, in quel periodo, giusto? Sì, esatto. Sono in quinta superiore, manca qualche mese al diploma. Quindi ancora non ti eri diplomata? Ok, perfetto. Sì, Sì. incredibile secondo me. Okay. Non mi sono ancora diplomata, ho fatto un paio di competizioni online organizzate da Google, in cui non sono mai andata particolarmente bene, perché appunto non mi interessavano, io ero interessata alle competizioni nazionali italiane. Quindi faccio qualche competizione organizzata da Google, mi arriva una mail sulla mia casella di posta Gmail che non uso mai. Mi arriva una mail: "Hello from Google". In realtà la prima mail che mi arriva mi va in spam, perché mettono un titolo un po' strano con cose di programmazione, mi va in spam. La seconda mail che mi arriva Cioè va in è spam la mail di Google sì, su Gmail? cioè ed è questo Harry from Google che mi dice: "Siamo interessati, vogliamo fare una chiacchierata per vedere opportunità a Google". Io gli rispondo: "Guarda, grazie, ma siamo a marzo, io mi sto diplomando, per ora voglio pensare al diploma, voglio pensare alla maturità. Ci risentiamo 3-4 mesi dopo", veramente, un po' assillante questo Harry, cioè il secondo che mi diplomo, il secondo che scrivo su LinkedIn diplomata a Harry. Okay, quindi parlo con Quindi tu gli dici tizio. aspettiamo e subito dopo il tuo diploma lui ti Mamma mia, ricontatta sì. immediatamente. Sì, veramente, cioè mi sento un po' tipo: "Okay ragazzi, un E po' di il tuo calma". profilo secondo te è stato individuato per le competizioni di Google che tu hai fatto? Sì, misto Ok. secondo me col fatto di essere una femmina, nel senso che da mo' che si sa Interessante. Google si vanta di avere una certa percentuale della forza lavoro femminile, una certa percentuale che sono gay, una certa percentuale che sono persone non bianche. Google penso ci sia un sito dove pubblicano queste percentuali e se ne Sì, no, le famose vantano. politiche di AI, cioè le Esatto. minoranze. Quindi tu pensi che per provare a riempire uno degli spot abbiano insistito con te perché sei una figura femminile? Sì, sicuramente, nel senso Ok. conosco tante altre persone che fanno le mie stesse competizioni, vanno anche meglio e sì, possono andare da Google, chiedere un colloquio e provare a farsi assumere, ma non hanno nessun Harry che Che li insiste assilla. nella loro casella di mail. Quindi faccio un colloquio iniziale con Google, mi spiegano che hanno varie sedi, una a Dublino, una a Berlino, comunque mi dovrei spostare in una qualche città d'Europa e mi spiegano che c'è questa opportunità di andare a lavorare negli uffici di Google. Per chi non lo sapesse, gli uffici di Google sono come un asilo nido sostanzialmente, ma per adulti. Sono questi uffici grandissimi, bellissimi, dove hai veramente quasi il parco giochi, dove hai il laghetto, dove hai il pranzo incluso, la colazione inclusa, la colazione a tutti gli Smarties, gli M&M. Sono veramente parchi giochi per adulti. Io dico, penso, carino, ma in realtà per ora ho lo stage a Blockstream, quindi io provo a fare lo stage a Blockstream, a me questa cosa di Bitcoin interessa. Finisco lo stage di 6 mesi a Blockstream, cerco un altro lavoro, scrivo su LinkedIn che ho finito lo stage a Blockstream e si ripresenta sto Harry from Google.
Ci faccio un altro colloquio preliminare. Terzo touch point di Harry dopo i primi due, ok. Sì. Faccio quest'altro colloquio che in realtà è più un quiz in realtà, cioè mi fanno delle domande tecniche e a risposta multipla e devo scegliere la risposta esatta e mi dicono: ok, sei andata bene, se vuoi possiamo fare un altro colloquio. E lì dico, no, io ho lavorato in ambito Bitcoin, a me questa cosa dell'ambito Bitcoin piace. A me l'idea di lavorare in una grande azienda dove sono niente più che un ingranaggio mi fa un po' schifo, non lo so, non mi ispira proprio per nulla. Quindi dico, non lo so, in realtà in qualsiasi momento, quando voglia, posso provare ad andare a lavorare a Google, ma per ora mi interessa molto il mondo Bitcoin, voglio continuare per questa strada. Quindi dopo il secondo colloquio visivo, mi scrivono: ok, sei passata al prossimo round, dimmi quando possiamo sentirci. Dico: guarda, grazie, non è la mia cosa. Penso che forse, se mi ricordo bene, a un certo punto mi ricontatta Google anni dopo, dice: Daniela, abbiamo visto il tuo profilo, sei interessata a fare un colloquio? E a quel punto dico: no, grazie, perché ormai sto già lavorando su BDK qualche anno fa. Immagino che l'attrattiva di Google per un ragazzo o una ragazza che si sia diplomata da poco, abbia fatto non più di uno stage, sia comunque molto significativa. E dire no, non proseguo neanche neanche arrivare in fondo e dire vediamo che cosa mi dicono, male che vada non vengo selezionato, pace. Non proseguire nemmeno negli step dei colloqui perché hai una convinzione talmente forte su Bitcoin, sono appassionata di questo, voglio provare a perseguire una carriera, mi stanno assillando talmente tanto che anche se non va bene questa carriera, un posto in queste big tech lo posso trovare, worst case scenario. Insomma, tanto di cappello, non è banale avere un percorso di questo tipo. Grazie, devo sottolineare una cosa: sin dal superiore eccetera mi rendo conto, soprattutto nell'ambito delle competizioni, che c'è molto questa idea delle quote rosa, questa idea del ci sono le competizioni apposta per donne di matematica, ci sono i mondiali femminili di matematica, ci sono le gare a squadre femminili di matematica. E a me sì, per provare a spingere le donne nelle competizioni, nella matematica, non lo so. A me queste cose iniziano molto spesso, molto in fretta a stare veramente antipatiche. Adesso poi tagliatemi se sono troppo politically non corretta, però le competizioni femminili di matematica vengono chiamate le Paralimpiadi da chi fa le competizioni miste di matematica, perché sono oggettivamente semplici, ma veramente imbarazzanti. Il livello è basso. Ma quindi anche il livello dei quesiti è più basso rispetto... Sì, veramente in maniera che mi sento insultata quasi. Infatti mi sembra molto incredibile. C'è questo provare a prendere qualsiasi ragazza che può essere lontanamente interessata alla matematica e dire: dai, vieni qua, prova a fare queste gare a squadre, che poi non lo so, non capisco veramente il senso, però a me questa idea delle quote rosa inizia a stare un po' antipatica. Mi rendo subito conto che Google vuole me perché sono una quota rosa, perché sono una bellissima percentuale per loro, possono quindi questo crea una vantarsi frizione, certo. Sì, assolutamente. Mi rendo conto, voglio essere in un ambiente meritocratico quanto più possibile, non che Bitcoin sia perfettamente meritocratico, poi magari ne possiamo parlare. Comunque certe politiche purtroppo ci sono più o meno ovunque, però mi rendo conto che questo, non lo so, è proprio ovvio che vogliono me solo perché sono una ragazza. Io penso: no, ho qualcosa da dare oltre al fatto di essere una percentuale, oltre al fatto di essere una tipa che sa usare il computer. E quindi sì, rimango un po' schifata forse da questa insistenza, perché mi rendo conto che sono onestamente interessati al mio cervello, a quello che posso fare. Non sei una specie protetta in via di estinzione, quindi vuoi dare il tuo contributo in quanto persona. 9 utenti su 10 lasciano ancora i propri bitcoin sugli exchange, senza rendersi conto però che quegli exchange sono gli obiettivi principali di hacker e truffatori. Questo perché purtroppo in tanti ancora credono a uno dei falsi miti più dannosi per il nostro settore, ovvero che la custodia sia complicata. Diventare veramente responsabili del proprio denaro
non solo è molto semplice, ma è anche uno dei motivi principali per cui vale la pena acquistare Bitcoin: tutelarsi dall'intermediario. Bitbox 02 è progettato in Svizzera con questa filosofia: dual chip che rispecchia lo stato dell'arte della sicurezza informatica, backup automatico della seed phrase mnemonica su microSD e software sia desktop che mobile facilissimo da usare. E per i più esperti, possibilità di connettere il wallet al proprio nodo e di abilitare passphrase e silent payments. Il tutto rigorosamente open source, così come il firmware che gira sul dispositivo. Per compatibilità con iOS poi c'è Bitbox 02 Nova. Visita bitbox.swiss/atlas21 per ottenere il 5% di sconto su tutti i prodotti Bitbox. Step successivo, e ci avviciniamo più quasi, non dico al presente, ma a passi molto lenti ci avviciniamo un pochettino più all'attualità. Tu da Blockstream passi a Brains. Come mai ti appassiona in particolare il mining e soprattutto di che cosa ti occupi in Brains? Non so se hai già risposto in parte prima. Hai detto che inizialmente, essendo uno stage, fai piccoli lavoretti in Brains, schermate delle impostazioni nella in Blockstream della desktop app. Non ti occupi di lavori anche un pochettino su Green Wallet, avevi detto? Sì, esatto. Quindi skill che acquisisci a livello wallet in particolare, Sì. immagino anche se non lavorandoci, che ne so, tutti i giorni hands on, comunque assorbi da chi ci lavora, suppongo. Poi però decidi di cambiare perché Brains non sviluppa wallet, non fa nulla di tutto ciò, lavori in un settore completamente diverso di Bitcoin. Come mai? Allora, vorrei farti questo discorsone su come è stata una scelta ponderata, in realtà abbastanza random, nel senso, finisco lo stage di Blockstream, ho una vacanza in realtà tra lo stage di Blockstream e Brains, per cui sono negli Stati Uniti, siamo a fine febbraio 2020, c'è la conferenza di Las Vegas che Unconfiscatable, non la so pronunciare, fine febbraio 2020 siamo lì, siamo un po' di italiani e inizia a parlarsi di Covid, inizia a dirsi c'è questo virus eccetera, e in realtà alla conferenza poi tante persone dicono cavolo, i primi casi sono in Italia, quindi mi ricordo un po' di persone anche un po' spaventate dal fatto, c'eravamo io, Alecos, Giacomo Zucco, Mir, un po' di persone spaventate tipo oddio ma voi siete italiani. A un certo punto la situazione Covid in realtà si ingrossa soprattutto dal punto di vista mediatico abbastanza in fretta. Io sono a Los Angeles e dico cavolo, io non ho un lavoro, io devo trovarmi un lavoro e a questo punto dico ok, voglio trovarmi un lavoro relativamente in fretta perché non voglio stare disoccupata per mesi e perché probabilmente qua la situazione economica, lavorativa, si inizia a parlare di lockdown eccetera, dico cavolo, qua un po' rischio di non trovare nulla perché se siamo tutti in lockdown, se le aziende iniziano a fatturare di meno perché ci sono frizioni, la prima cosa che fai è non assumere persone che hanno 20 anni. Certo. Altra cosa che dico, devo essere fuori dalla mia comfort zone perché, e soprattutto mi rendo conto che in Blockstream avevo una volta a settimana un meeting con tutto il team di Green, comprese alcune persone non italiane. In questo meeting si deve parlare inglese e io mi blocco, sono ansiosa, mi devo sempre scrivere le cose che devo dire e poi leggere, quindi non so affrontare bene questo meeting. Dico ok, io voglio imparare l'inglese è importante per lavorare in Bitcoin, voglio trovare un'azienda dove non ci sia nessuno che parla italiano. Io non devo poter avere un collega italiano con cui parlo, con cui mi interfaccio, perché devo imparare a parlare inglese. Apro il gruppo Telegram Bitcoin Italia e qualcuno invia ehi ragazzi c'è questa azienda Brains che sta cercando sviluppatori. Io apro il sito di Brains, non capisco assolutamente nulla, ci sono un sacco di parole che sono chiaramente relative a Bitcoin, ma firmware, hash rate, e dico ok, non so niente di questo, bene, devo provare ad andare qui perché se poi lavoro qui imparo un sacco di cose diverse. Quindi scrivo a Brains, loro in realtà scusami, stanno cercando... velocissimamente, sapevi cosa fosse il mining? Cioè, avendo Sì. imparato un po' Bitcoin, avevi idea di come funzionasse a grandi linee il mining? Magari appunto non bene a livello tecnico,
come un dipendente di una mining pool. Sì, però molto a grandi linee. Quindi ad Ok. esempio firmware, Brains OS per ottimizzare il tuo hash rate, dico, cosa vuol dire? Boh, Ok. sono... In realtà Cioè poi il sapevi che mining c'era non il è blocco, davvero... che c'era da fare lavoro Eh, computazionale, cioè trovare la soluzione, eccetera, eccetera. Però appunto esatto. più sul tecnico, blank. Esatto, io sono molto teorica, quindi Mastering Bitcoin in realtà mi piace proprio perché è teorico, perché non si mette a parlarti della specifica macchina, o magari nelle nuove edizioni sì, non lo so, ma Mastering Bitcoin ti parla sì di questi computer che risolvono questo problema, ti spiega tutto SHA 256 eccetera, quindi il mio understanding è teorico, non ho la minima idea di come sia fatto un miner. Quindi dico, ok, va bene, devo provare, voglio fare un colloquio con questi, se poi mi prendono sono in un'azienda dove imparerò tante tante cose ed è esattamente quello che voglio, mi rendo conto, c'è questo rabbit hole, c'è questo Bitcoin che è immenso, ci sono tantissime cose tecniche, voglio lanciarmi in qualcosa di diverso da quello che ho fatto fino ad ora. Nel frattempo faccio qualche piccolo progettino mio in tema Bitcoin, qualche piccola contribuzione a quello che si chiama Bitcoin Dev Kit, che poi ne parleremo meglio perché a un certo punto Sì. lavoro anche su Bitcoin Dev Kit, quindi quando mi presento da Brains posso dire ragazzi questo è del codice che ho scritto per progetti open source e loro in realtà rimangono veramente affascinati. Mi assumono, mi dicono guarda Daniela, noi non pensavamo di prendere un junior, non pensavamo di prendere qualcuno basato in Italia, dato che siamo tutti basati in Repubblica Ceca, però sai che c'è, proviamoci. E mi assumono in Brains e lavoro su vari progetti. Inizialmente lavoro un pochino su Brains OS, che è il firmware che sta sui miner, quindi tu hai un miner che è uno scatolotto che fa tanto rumore e fa tante e risolve Questa problemi. è la spiegazione più for dummies che si possa fare. Prova, prego, procedi. Questa è la mia definizione. Sì. Questo scatolotto ha sopra del codice che gli dice cosa fare, quello si chiama firmware. Brains OS è uno dei possibili firmware. Um, Inizialmente lavoro su Brains OS, poi lavoro per poco tempo su Stratum V2, veramente 2 o 3 settimane, quando Stratum V2 ancora non lo conosceva nessuno. Mi studio come funziona il protocollo, faccio il mio primo talk pubblico in un meetup a Los Angeles, in realtà io da remoto, spiegando Stratum V2, quindi inizio ad avvicinarmi un pochino al protocollo, poi in realtà mi muovono su un progetto interno che rimane interno per anni e che ora hanno finalmente pubblicato, si chiama Brains Hash Power, oh mio Dio, Brains Sì, Hash, da pochi Brains Hash mesi in Rate. realtà. Esatto, È esatto, ed un è progetto molto passato... nuovo. E già Sì, lavoravi a sì. quello all'epoca? Ok. Sì, esatto, ci è voluto tanto. Quindi sì, passo principalmente, soprattutto negli ultimi momenti, passo tanto tempo su questo progetto closed source, che non mi piace troppo perché non è così legato a Bitcoin. Cioè si parla di comprare e vendere hash rate, è interessante dal punto di vista tecnico, ma poi io non sto davvero imparando nulla di Bitcoin e penso sempre di più, cavolo, Sì, no, ti dà la voglio... possibilità di noleggiare Hashrate senza dover... è un compromesso molto molto accettabile rispetto a quelli che ti promettono come il cloud mining, ecco, Esatto. ed è sicuramente molto più user friendly di doversi pigliare l'hardware fisicamente, configurarlo, eccetera, eccetera. È un progetto in realtà molto, molto interessante. Sì. Però appunto è rimasto, come dire, chiuso nei ranghi dell'azienda Brains fino a poco tempo fa, quindi all'epoca non era un progetto pubblico, immagino open source a cui lavorare. Questa cosa non ti entusiasmava particolarmente? Sì, ma allora, non mi entusiasma il fatto che sia closed source, perché penso il bello dell'open source è che è come avere un curriculum, ma è pubblico, no? Sì. Puoi far vedere tutto quello che fai a tutti. Brains Hashpower ai tempi ancora... Hashpower, non mi ricordo il nome esatto. Vabbè. Hashpower, penso. Ok, ok. Faremo un check. Ok, ok. Ai tempi è un progetto closed source e soprattutto non è così legato davvero a come funziona Bitcoin. C'è un sacco di logica su come comprare hash rate, Confermato, su come Brains vendere. Hashpower. Ok, grazie. Prego. C'è tanta logica su come comprare hash rate, su come vendere, su come fare, diciamo, match degli ordini, quindi
come sincronizzare la pool con questa persona vuole comprare, un sacco di logica, anche un po' che rimango un po' che non capisco esattamente, non lo so, non è esattamente il mio progetto, e penso sempre di più, cavolo, io voglio lavorare su Bitcoin, io voglio lavorare su qualcosa che mi faccia toccare con mano Bitcoin vero, nel senso voglio lavorare su qualcosa che se apro master in Bitcoin c'è la spiegazione, diciamo, voglio sapere, Certo. voglio pensare alle transazioni, ai wallet, e quindi per un po' di tempo lavoro in Brains, ma sono in realtà un pochino triste, non sono in una posizione che mi piace particolarmente. Un giorno apro Twitter e trovo questo sviluppatore che è diventato molto più famoso recentemente, chiamato Antoine Ponceau, poi ne parleremo perché ha in realtà molto a che fare con tutta la storia core Knots, ma Antoine Ponceau scrive: stiamo lavorando a questo protocollo, si chiama Revolt, e cerco sviluppatori. Cercavano sviluppatori Rust, che era un linguaggio di programmazione che già utilizzavo dentro Brains, che già avevo imparato. Ho detto, cavolo, questo sembra davvero un bel lavoro. Ok, provo a fare un colloquio con questi e vediamo come va. Faccio un colloquio, gli piaccio, mi prendono, dico a Brains, grazie di tutto, ma questo non era esattamente il mio posto, e finalmente sono stipendiata da un'azienda che è Wizard Sardin, quindi sono ancora una dipendente, ma lavoro su codice completamente open source. Mhm. E lavoro su quello che era è ancora, ma non è davvero attivamente sviluppato ormai, il protocollo Revolt, che è questo metodo abbastanza ingegnoso per far fare custody di Bitcoin alle aziende, ma in modo che i fondi siano sia molto sicuri, come se fossero un cold storage, ma anche abbastanza accessibili che quando l'azienda deve pagare gli stipendi, ad esempio, può delegare a qualcuno, ok, tu dipendente paghi gli stipendi, ok, dovrai pagare questo e quello, e ci sono tutte delle politiche per fare in modo che il dipendente non abbia una chiave che può spendere tutto, ma dall'altra Certo. parte chi possiede veramente Bitcoin, chi si chiama, nel protocollo si chiama lo stakeholder, il CEO, tutte le persone che hanno in mano veramente le chiavi non devono iniziare a pensare ok, adesso nella mia giornata devo mettermi a mandare gli stipendi ai dipendenti. È questo metodo molto ingegnoso, anche abbastanza complicato, che poi infatti non viene veramente adottato, da quello che so, da nessuno nella vita reale, perché è complicato dal punto di vista tecnico. Dal punto di Mhm. vista di esperienza utente non riusciamo mai a portare un'esperienza utente davvero comoda e facile, perché richiede una marea di persone che hanno server, che hanno watchtower, è veramente veramente complicato, veramente da mal di testa, ma divertentissimo. Io lavoro su Revolt per circa un anno e in quell'anno imparo tantissime cose su Bitcoin. È l'anno in cui forse faccio un po' il salto, diciamo, di qualità. Passo da non capisco assolutamente niente di Bitcoin, sono qui, sto provando a fare quello che sto provando a fare, ok, ho una buona idea di, ok, c'è il descriptor, ok, c'è la transazione, inizio davvero a lavorare con le parti più interne di Bitcoin. Lavori Antoine, attivamente su Bitcoin, certo. esatto, esatto. Antoine è il mio manager. Gli dico esplicitamente: guarda, a me un giorno piacerebbe lavorare su Bitcoin Core o comunque lavorare più, sì, più con le parti core del protocollo, Mhm. e lui apposta si mette a darmi task che siano sempre un pochino più difficili di quello che so fare. Quindi ho questa relazione molto bella con il mio manager perché lui è molto determinato nel darmi task sempre un pochino più difficili, perché dice ok, va bene, vuoi andare a lavorare su Bitcoin Core, ok, c'è tante cose che devi imparare, e mi aiuta molto in questo viaggio, diciamo. Um, però sono ancora stipendiata da un'azienda e intanto E questa è la Spiral. Daniela Brozzoni, developer, cypherpunk, libertarian, bitcoiner. Non piace, porca miseria. Sono dipendente di un'azienda e quindi sono soggetta alle loro policy. Porca miseria, non sono felice. Sembra un po' Corretto? assurdo. Sì, un po' sì. Ero in una bellissima posizione, però dico, cavolo, sai, no, la volta che c'è una qualche decisione da prendere di direzione, di
implementiamo questa feature o quest'altra, non è una scelta mia, perché io sono un dipendente. Certo. A me dicono cosa fare, io posso protestare, io posso far sentire la mia voce, eccetera, ma poi la decisione finale su cosa fa Daniela nella sua giornata va a qualcun altro. Nonostante fossi, davvero ripensandoci, ero in una bella posizione, ero con persone con cui mi piaceva lavorare, ero da remoto ed ero abbastanza libera di decidere quali fossero i miei orari lavorativi, non ero obbligata a dire devi stare alla scrivania dalle 9 alle 5 o dalle 9 alle 6. Quindi posizione bellissima, però si inizia a parlare di grant. Spiral è la prima organizzazione che io sappia, in realtà è la prima organizzazione che è molto pubblica in dare grant, che inizia a implementare, diciamo, questa forma per pagare sviluppatori open source. Vedo Alecos Filini, come dicevo prima, lavorava su BDK ed era stipendiato da un grant. Vedo persone anche che lavorano in Blockstream che si fermano un attimo, prendono grant. Dico, cavolo, questo mondo dei grant a me piace. E quindi inizio a dire, mi piacerebbe trovare qualcosa. In realtà già ancora ai tempi di Brains, a un certo punto Spiral annuncia che vuole dare un grant per lavorare su Stratum V2. Io appunto dico, ci avevo già lavorato ai tempi di Brains, ne parlo un pochino con il mio capo a Brains e lui mi dice, Daniela, guarda, io penso stiano cercando qualcuno con più esperienza di te. Se vuoi provaci, se è la cosa che ti piace fare, falla, ma penso stiano cercando qualcuno con più esperienza. Quindi parlo col mio capo e dico, no, ok, non mi metto nemmeno a mandare la mia application a Spiral, ripensandoci per fortuna, perché se mi avessero preso sarei stata persa, perché poi magari ne parliamo di più, ma lavorare nel mondo completamente open source con grant diciamo devi imparare un paio di cose su come interfacciarti con gli altri. A questo ci arriviamo perché voglio affrontare anche la parte dei grant e di quello che a tutti gli effetti fai oggi. Torniamo un attimino al punto in cui eravamo prima. Quanto resti a Brains e quanto resti in Revolt? Circa un anno entrambi. A un certo punto c'è quasi una battuta interna che so stare solo al massimo un anno in un'azienda. Quindi tu all'età di quanti anni decidi che non vuoi più lavorare per un'azienda come Revolt e cambiare vita? 21, forse 22. Inizio a lavorare a Blockstream nel 2019, quindi più 2 anni, fine 2021, inizio 2022. Perfetto. Fine 2021, inizio 2022, hai imparato un sacco di cose, hai lavorato su Bitcoin come volevi fare quando stavi in Brains ma non potevi ancora fare e quindi decidi di fare, non lo so, un salto, prendi un rischio oppure trovi subito un grant e poi ti licenzi? Come funziona il passaggio? No. Anzi, scusa, mi rimangio quello che ti ho appena chiesto, lo voglio sapere questo ma tra un attimo. Parliamo esattamente di che cos'è un grant, come funziona, qual è l'incentivo, chi paga i grant, qual è l'incentivo di fare questo, cioè di pagare gente che lavora su software open source. Raccontami un po' innanzitutto che cosa significa essere uno sviluppatore che viene pagato da un grant, chi è che ti paga? Mi pagano delle aziende che per un qualche motivo hanno interesse nel mio lavoro. Diciamo che generalmente nel mondo open source, al di fuori di Bitcoin, c'è sempre stato un po' questo problema di qualcuno sviluppa un software, questo software è usato e amato da tutti, ma questa persona ha un po' di lavoro da fare per mantenere questo software, per tenerlo aggiornato, ma non ha nessuno che lo paga. Questa cosa succede molto nel mondo open source e si trovano magari un pochino di escamotage, una persona magari può venire assunta in una qualche azienda e come parte del contratto, vabbè, devi anche lavorare su questo tuo progetto, ma non è proprio un problema esattamente risolto, secondo me, nel mondo open source normale. In Bitcoin abbiamo il bello che ci sono tante aziende che sono investite nel protocollo Bitcoin, che hanno tanti fondi in Bitcoin, che vogliono vedere Bitcoin avere successo, perché un exchange Bitcoin, se poi Bitcoin non ha successo, muore tutto tra 2 giorni, ha un qualche problema. E quindi ci sono tante aziende che dicono, ma senti un po', noi parte dei nostri ricavi li doniamo a sviluppatori open source che lavorano su Bitcoin, su vari progetti. Certo, senza che siano nostri dipendenti, paghiamo sviluppatori indipendenti che mantengano sano il protocollo su cui il nostro business si fonda, fondamentalmente.
Esatto, esatto. Ci sono tante organizzazioni che, accettano donazioni e, il lavoro di queste organizzazioni no profit è guardare tutte le persone che lavorano in open source Bitcoin e vedere come distribuire, diciamo, queste donazioni. Io, Quindi il noto processo è l'azienda paga le fondazioni sì, e le sì. fondazioni selezionano gli sviluppatori a cui donare, O corretto? allora, gli sviluppatori di solito mandano la propria application, cioè io, Sì? Daniela, dico: ragazzi, ho bisogno di uno stipendio", e poi l'organizzazione seleziona tra questi vari, diciamo, curriculum o proposte di lavoro, decide come distribuire i fondi. In realtà ci sono varie organizzazioni e ognuna ha più o meno il proprio modo di funzionare. Ad esempio, ho citato tante volte Spiral. Non penso Spiral accetti donazioni esterne, ma penso che siano tutte donazioni da block, suppongo. Ci sono invece organizzazioni come OpenSats, come Brink, che accettano donazioni e mi pare magari di un anno fa ci sia stata la notizia che adesso parte dei fondi ricavati dagli ETF vengono donati a Sì. sviluppatori open source. Quindi penso sia Brink e forse anche OpenSats. Comunque, abbiamo sempre più nel mercato persone, aziende che si rendono conto, ok, ci interessa che Bitcoin Core, che altri progetti Bitcoin, Stratum V2, che tanti di questi progetti funzionino bene, quindi diamo donazioni Sì, agli non sviluppatori. erano tutti gli ETF, era un ETF in particolare, ora non ricordo quale fosse, Mm, perché sono stati lanciati, quando c'è stato il famoso hype degli ETF, erano una decina degli ETF che erano stati lanciati contemporaneamente negli Stati Uniti. Uno di questi aveva detto che una percentuale delle commissioni sarebbe stata poi donata allo sviluppo open source di Bitcoin. sì, sì, e quindi abbiamo queste varie aziende che donano appunto per Benissimo, come gli sviluppatori. finisci a fare quello che fai oggi? Con un po' Pa- di passi. Passando, quindi ci sono, non passi da Revolt subito a Bitcoin Core Developer, ci sono dei passi intermedi? No, no, Ok, esatto. Nel mezzo lavorerò su BDK, nel senso, sto lavorando a Revolt, dico: "Cavolo, bellissimo", ma il mondo dei grant lo guardo e dico: "Ah, cavolo, che bello". Conosco, dicevo, tante persone che lavorano, con grant. Ehm, Conosco un paio di persone che lavorano su questo Bitcoin Dev Kit. Uno è Alekos Filini, che è il creatore. Conosco anche Steve Myers, che è questo ragazzo che ha molte che anche lui ha, diciamo, in un certo senso co-creato BDK. Penso che i principali fondatori siano Alekos e Steve, Alekos più dal punto di vista tecnico, Steve invece si è sempre occupato più della parte di community. Conosco entrambe queste persone, quando vedo che loro stanno effettivamente cercando qualcun altro per aiutarli, per portare avanti il progetto a cui poi Spiral avrebbe dato un grant, dico cavolo, provo a candidarmi io. Io ho contribuito a Bitcoin Dev Kit quando ero ancora prima di entrare in Brains, quindi anni sì. prima, però ho un pochino di esperienza sul progetto, faccio ancora qualche contribuzione quando lavoro ancora in Revolt e poi quando mi rendo conto, ok, mando l'applicazione, ok, gli piaccio, vorrebbero darmi un grant per lavorare su BDK, dico a Revolt, grazie mille ragazzi, scusatemi, ve l'avevo detto che mi piacevano i grant. E dico, vado a lavorare su BDK. Non penso se la siano presa, perché comunque ne avevamo parlato tanto ed era Mhm, abbastanza chiaro che ero molto affascinata dal mondo dei grant. Anzi, ricordo il mio capo, non Antoine, ma Kevin, che è mhm. l'altro ragazzo che ha Kevin Lodge. cofondato Wizard Sardin, esatto, che mi dice: Guarda, Daniela, vuoi lavorare con Grant? Ok, sappi che quando diventi il capo di te stesso non torni mai più a essere dipendente. Quindi mi dice: Ok, fallo, figo, sappi che non tornerai indietro. E aveva ragione, non so, non è così facile adesso pensare di tornare a essere dipendente. E quindi parlo con Spiral e mi dicono: Sì, possiamo darti un grant, ci piace il tuo profilo, hai già fatto delle contribuzioni, il team ti conosce e Alekos mi aveva già visto lavorare in Blockstream, Steve mi aveva già visto a fare la presentazione di Stratum V2 su Meetup a Los Angeles e quindi ho un po' l'appoggio del team e mi dicono ok, figo, vieni, lavora, lavora qua e Spiral mi dà un grant. Il grant è un contratto a tempo determinato, quindi il mio primo grant dura un anno. Dopo un anno Spiral mi dice guarda Daniela, noi ti osserviamo su Discord, nel senso BDK
parte della comunicazione tra gli sviluppatori è in questo forum pubblico su Discord. Ok. Tutti possono entrare, tutti possono guardare di cosa parlano gli sviluppatori. Spiral mi dice: ma sì, noi ti osserviamo, vediamo che sei molto attiva, vediamo che su GitHub hai tante contribuzioni, ci piaci, e mi rinnovano il contratto dopo il primo anno. In realtà rimarrò solo 1 anno e mezzo in BDK, forse quasi 2, nel senso che inizialmente è il mio lavoro della vita. Sono felicissima, dico cavolo, sono arrivata dove voglio arrivare. Scusate, facciamo una piccola parentesi su che cos'è BDK, scusatemi. Si chiama Bitcoin Dev Kit e l'idea è di fare una libreria per aiutare gli sviluppatori che vogliono sviluppare portafogli Bitcoin. Libreria vuol dire insieme di codice che uno sviluppatore può prendere e utilizzare nel proprio progetto. Quando uno si alza la mattina e dice che bello, voglio fare un portafoglio Bitcoin, ha generalmente una marea di cose da imparare. Come funziona creare un seed, come funziona dal seed avere gli indirizzi, come funziona, ok, qualcuno manda soldi a questo indirizzo, ma io, wallet, come faccio a saperlo? Come faccio a sincronizzarmi con tutta la rete? BDK è fatto per astrarre queste complessità. Quindi abbiamo una documentazione che ti spiega, ok, queste sono le minime cose che devi sapere, queste sono le scelte tecniche che devi prendere, puoi fare, lo dico per i più tecnici, puoi sincronizzarti con un server Electrum, puoi sincronizzarti con il tuo nodo, puoi provare a usare protocolli come Neutrino, ci sono varie scelte tecniche, ci sono varie possibilità che BDK ti dà, ma l'idea è di avere questo set Lego quasi, dove tu puoi costruire il tuo portafoglio in maniera molto facile. Anziché iniziare con una pagina bianca, hai già un set di istruzioni, di strumenti che ti possono permettere di fare le tue scelte in modo indipendente, ma molto più facilmente con già un bel po' di codice scritto, corretto? Esatto, tutto ben documentato. Se hai dei dubbi, hai una community di persone che ci lavorano, che sono un po' lì per aiutarti. Quindi è questo progetto per aiutare persone a costruire wallet Bitcoin on-chain. Perché poi per la parte Lightning esiste un altro progetto che si chiama LDK, Lightning Dev Kit, lo stesso nome è fatto apposta, che si occupa più della parte Lightning. Noi siamo principalmente on-chain. Quindi guardo il mio lavoro e dico, cavolo, è bellissimo. Lavoro su transazioni, su portafogli, ma avendo un grant sono molto più libera di decidere su cosa lavorare e cosa voglio fare. La differenza sostanziale per un lavoratore è quando tu sei dipendente, il tuo capo ti dice ok, oggi tu fai questo, domani farai quello, e tu dici ok capo, va bene, e ti metti lì e lo fai. Invece da grantee sei molto più libero. Tu puoi essenzialmente fare quello che vuoi, con il piccolo problemino che ogni tanto chi ti dà i soldi ti chiederà ehi, cosa hai fatto negli ultimi tot mesi, nell'ultimo anno, e se poi tu non hai fatto niente il grant sparisce molto in fretta. Quindi è questo contratto molto meno sicuro dal punto di vista di posizione di lavoro, cioè tu hai un contratto determinato di 1 anno, ma nel contratto stesso c'è scritto che l'azienda che ti dà i soldi da un mese all'altro può dirti abbiamo finito, non ha bisogno di darti nessun preavviso. Anzi, su molti contratti c'è scritto che se tu usi i fondi in maniera che non va bene, quindi ad esempio c'è scritto esplicitamente che non puoi donarli a partiti politici, eccetera, c'è scritto esplicitamente che possono chiederti indietro i fondi. E a me questa clausola del contratto ogni volta mi dà un'ansia, perché so che nessuno verrà a chiedermi i fondi che ho utilizzato per l'affitto, però tu firmi un contratto dove dici ok, se faccio cose sbagliate qualcuno mi chiede i miei 6 stipendi scorsi. Ovviamente poi, ripeto, devi davvero, devi davvero iniziare a fare qualcosa di iper scorretto perché qualcuno ti rivenga a chiedere i fondi, però è nel contratto. Sì, poi vai Quindi, a dimostrarlo che l'ha utilizzato per una donazione a un partito politico, non è così infatti, automatico. infatti, però probabilmente è fatto per loro Sì, è è una fatto da loro per policy. proteggersi. Però sì, policy secondo me è spaventosissima. Ogni volta che la leggo e penso a rimandare tutti i miei stipendi mi viene un po' paura, vabbè. Lavoro su BDK per un po' di tempo. A un certo punto divento anche maintainer di BDK. Ho provato a ricercare nello storico esattamente quando e dopo quanto, ma non l'ho trovato. Comunque sono una persona che passa tanto tempo sul codice, passa tanto tempo a fare revisione, divento un po'
una delle persone più importanti del team perché è un team piccolo, quindi saremo in un team di, non lo so, proprio i picchi storici, saremmo state 10 persone e divento maintainer. Ora, il ruolo del maintainer, non so se vuoi approfondire un po' di più cosa vuol dire in ambito open source. Allora, qui ti interrompo perché stiamo andando Ok, molto lunghi e ok. dobbiamo interrompere perché quello che i Bitcoiner non dicono è un format che si divide, essendo la prima puntata, vale la pena ricordarlo, che si divide in due parti. La prima parte è focalizzata sulla vita del protagonista, la seconda parte è focalizzata su quello che succede oggi, sull'attualità, sulle opinioni, insomma, sul dibattito, quello anche un pochettino più sostanzioso. E dato che il tema di Bitcoin Core è stato molto al centro del dibattito della community nell'ultimo anno, io questo lo voglio lasciare per l'apertura della seconda parte. Che cosa significa lavorare su Bitcoin Core? Cosa significa essere developer? Che cosa significa essere maintainer? Chi, se qualcuno ce l'ha, ha il potere? Si controlla Bitcoin? Non si controlla Bitcoin? Da chi è controllato e da chi non è controllato? Soprattutto il dibattito Core versus Nodes, che sarà il punto 1,5 del nostro dibattito della nostra chiacchierata nella seconda parte, e secondo me anche la parte più interessante per quanto riguarda l'attualità e il tuo parere di Bitcoin Core Developer, perché in Italia tu puoi raccontarci questa cosa, nessun altro fondamentalmente. Quindi io voglio lasciarvi con l'acquolina in bocca al termine di questa prima puntata. Sono molto contento di aver affrontato e di aver raccontato la Daniela Brozzoni, persona, donna, quote rosa, qualunque cosa del mondo sviluppo Bitcoin, la nerd, l'appassionata di matematica, la ragazzina che giocava con le bambole, qualunque aspetto possibilmente affrontabile della persona Daniela Brozzoni. Nella seconda parte entreremo nel vivo dello sviluppo di Bitcoin, del dibattito anche molto aspro che c'è stato nell'ultimo anno e non solo tra Core e Nodes, per fondamentalmente dei problemi di discordanze su idee di policy, neanche di consenso, di regole di consenso. Racconteremo anche questo, la differenza tra una regola di consenso e una mempool policy, per esempio. Però per l'appunto per questa cosa dovrete aspettare un paio di settimane, perché ci sarà la parte 2, e quindi in questo momento io ringrazio te, Daniela, per essere stata ospite in questa prima parte, ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato. Mi raccomando, seguiteci su tutti i nostri canali social, rimanete in attesa della puntata numero 2 perché ci sarà tanto fuoco. Grazie a tutti e una buona giornata. Alla prossima, ciao!